Ciao a tutti, amici dell'Aquario. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Acquario, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di ottobre 2022. Due carte. Abbiamo la carta dell'imperatrice e la carta del matto. Amici dell'Acquario, nuovi inizi, nuovo entusiasmo, progetti, crescita, espansione. Abbiamo l'imperatrice, quindi per qualcuno può far riferimento alla maternità, alla propria madre o al modo di, diciamo, essere madri di se stessi, ok? La carta del matto ci parla di aver fiducia, ci dice che così bisogna guardare la vita con giocosità, con fiducia, con un entusiasmo genuino. Andiamo a vedere con Li Ching. Direi di prendere la prima carta che era uscita, anche se queste le andiamo a vedere: fervore, sofferenza e il conflitto. Però era uscita prima questa, andiamo a vedere questa che parla di intimità. Quindi fervore, conflitto, potrebbe esserci qualche cosa all'interno di voi, da dover un attimino... Guardate, in realtà vedendo questa carta, allora il matto si lancia da un dirupo, fa un salto da un dirupo e qui abbiamo una montagna e parla di intimità. In un certo senso sento che qualcuno ha bisogno di isolarsi, di entrare in contatto con se stesso o con se stessa, con quello che potrebbe essere il proprio bambino interiore o anche il proprio figlio, perché comunque abbiamo l'archetipo, diciamo, della madre e del figlio, perché anche il matto parla di bambini, molte volte di bambino interiore. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Sì, guardate, c'è qualche tipo di, non so, di accenno a una primavera, a un'estate, sento. Ok, vi ricordo che comunque le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non risuonasse nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. E sotto nella descrizione del video trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Per quello che riguarda la stesa, andremo a vedere, diciamo, i movimenti energetici in generale per quello che riguarda tutta la sfera affettiva, quindi la famiglia, gli amici e via dicendo, e poi andremo a vedere una parte per i single e una parte per le persone che sono in una relazione. Allora, qui ragazzi cominciamo, eccoci. Queste forse sono un po' troppe, no, una sola per piacere. Allora, cominciamo con un cavaliere di coppe, un 10 di bastoni, la regina di bastoni, un fante di coppe, un re di pentacoli, un fante di bastoni. Avete tantissime figure nella vostra lettura, quindi per molte persone potrebbe risuonare come una lettura di tipo familiare, ok? Un'altra figura. L'ultimo è un cavaliere di bastoni. Ripeto, qui sento che fa riferimento a qualche situazione di gruppo, mi verrebbe da dire. Non necessariamente è la famiglia di origine o la vostra famiglia stretta, perché comunque si tratta di relazioni in generale, può anche essere un gruppo di amici, anche se sento che per molte persone fa riferimento alla propria famiglia. Allora, il cavaliere di coppe è un'offerta, rappresenta una comunicazione, qualcosa che si viene a sapere, una proposta, un dialogo, qualcosa che c'è stato e che probabilmente vi ha dato la possibilità di chiudere un capitolo, di togliervi certi pesi, di togliervi certe responsabilità, probabilmente nei confronti di questa regina di bastoni, ok? Non lo so, è un po' come se la regina di bastoni è sempre un'energia ehm,
Guardate, in realtà guarda da un'altra parte la figura, sembra quasi distratta. È come se qualcuno avesse bisogno di distogliere l'attenzione da qualcosa. C'è bisogno di intimità con se stessi probabilmente. E anche qui il fante di coppe rispecchia un po' l'energia del cavaliere di coppe. Diciamo che questa forse è un'offerta un po' più matura, mentre quella del fante di coppe si fa un po' più prendere dall'entusiasmo. Ehm, Anche qui il fante di coppe rappresenta i figli, lì avevamo comunque il matto, quindi l'imperatrice parla di gravidanza, di gestazione, che non è necessariamente di un bambino, può anche essere di un'idea, però ecco, avendo anche il fante di coppe qui, sento che può far riferimento fortemente a dei bambini. Ehm, Veramente ho tante figure coinvolte, diventa difficile capire se sono attitudini o se sono persone. Comunque abbiamo poi verso la fine della lettura, verso il secondo periodo, altre figure, ok? Sento che qui una persona, un educatore, un qualcuno verrà in aiuto. C'è un re di pentacoli. Potrebbe essere un padre o anche semplicemente una figura di autorità che in qualche modo vi viene in aiuto in questo periodo. Perché qui il punto è che c'è da chiudere un ciclo con questo 10 di bastoni. C'è da togliersi dei pesi, da togliersi delle responsabilità e potrebbero essere proprio la responsabilità dell'essere madre o bisogna togliersi da dosso le responsabilità e le aspettative che gli altri hanno su di noi ed iniziare a diventare un po' di più madri di noi stessi, madri consapevoli. Qui fa molto riferimento alla comunicazione anche con se stessi o tra la mamma e un figlio, tra una madre e un figlio. Ok, le ultime carte mi fanno capire che anche qui probabilmente non siete così tanto sicuri o sicure di che tipo di movimento fare, perché il cavaliere di bastoni è il contrario e se normalmente è una carta che indica movimento, essendo il contrario, guardate, è un'energia che in realtà non si muove tanto, non si sposta tanto, proprio a livello fisico, a livello di intenzioni, ok? C'è una carta del sette di coppe vicino, è una carta che parla di illusioni, di possibilità, di idee, di progetti, però poi alla fine si vede che a livello concreto questo passo non c'è e può essere da parte vostra. Nonostante abbiate questo tipo di aiuto e questo tipo di offerte, ok? Sento che è un po' tutto, gira un po' tutto intorno a questo 10 di bastoni. C'è bisogno di togliersi da, da certi condizionamenti, da certi pesi, come vi dicevo. Bisogna ritrovare un po' l'entusiasmo, secondo me, anche nei confronti del gruppo familiare. Abbiamo comunque la carta del matto, è quella carta che parla di aver fiducia nella vita. Ok, andiamo a vedere per i single che cosa riesco a dirvi di più. Guardate, per i single direi che c'è un bel movimento in questi giorni, vedendo così la linea generale. Andiamo a vedere nello specifico quello che hanno da dirvi. Oh, giustizia al contrario e la carta del mondo. Qui c'è bisogno di più amore e compassione. La giustizia parla di qualche tipo di ingiustizia, può essere stata una comunicazione, una battuta anche fatta in un modo un po' troppo tagliente, che voi avete vissuto come un'ingiustizia. Considerato che la carta è girata al contrario, può anche parlare di qualche cosa che è venuto a galla, di qualcosa che in realtà ha cambiato il vostro mondo. Quando c'è la carta del mondo c'è un possibile
cambio repentino in arrivo, normalmente sono cambi positivi, sono sempre cambi che portano ad un compimento, e anche qui avevate un 10 di bastoni, che è una carta di chiusura cicli comunque. Ok, abbiamo poi un 3 di bastoni, il fante di spade, un 2 di coppe, un 7 di bastoni e una regina di pentacoli. Allora, con questo 3 di bastoni si parla di viaggi, si parla di guardare in avanti, si parla di progetti futuri, si parla di intraprendere qualche tipo di viaggio, di avventura. Ehm, Guardate, per qualcuno sento che potrebbe essere veramente un viaggio di tipo lontano, perché quando c'è il mondo si parla anche di un trasferimento all'estero, ok? Quindi può essere un trasloco, può essere veramente un viaggio, ma qui sento che c'è qualcuno che vuole rompere certi vincoli per esplorare il mondo letteralmente. Ma avendo questo fante di spade, qui è come se vi mancasse un po' l'esperienza, è come se vi mancasse un po' il senso pratico di tutta questa avventura, di tutto questo movimento che voi volete fare, insomma. Avete un 2 di coppe, un 2 di coppe, quindi un incontro, una conoscenza, un'unione, un compromesso, qualche cosa. L'imperatrice è qualche cosa che vi sta gestando, ok? Qualche cosa che nascerà. E qui abbiamo l'incontro, quello che potrebbe essere un primo appuntamento. In effetti, avendo qui la carta del mondo e con tutte queste figure, devo dire che, ripeto, avrete una vita sociale piuttosto attiva. Se non siete persone che tendono tanto ad uscire, non importa, in qualche modo le persone vi arriveranno contro, come vi posso dire, vi sbatteranno addosso. Quindi c'è questa sorta di fermento, ecco. È vero che poi terminiamo con un 7 di bastoni e la regina di pentacoli. Il 7 di bastoni è una carta che tende a difendersi come energia, ok? È colui che lotta da solo contro la propria causa. Probabilmente potrebbe anche essere per qualcuno che abbiate conosciuto una persona che magari sta divorziando, perché abbiamo la giustizia al contrario. Può essere che sia una persona lontana a livello fisico da voi e che vi piacerebbe comunque raggiungere in qualche modo, ma guardate, riuscirete in questo senso a raggiungere la vostra regina di pentacoli, uomini o donne che siate. La regina di pentacoli potrebbe essere proprio questa regina che qua vediamo di bastoni, la persona che voi desiderate, insomma. Può anche essere la mamma, per qualcuno qui, ripeto. Ehm, Però ecco, andate avanti che riuscirete ad ottenere perlomeno un contatto, un incontro, un vis-à-vis con questa persona. Mm? Ok, andiamo a vedere adesso le persone che hanno una relazione. Ok. Cominciamo con un 10 di bastoni, che è la stessa energia che c'era nella linea generale. Abbiamo un cavaliere di spade, un cavaliere di pentacoli al contrario. I cavalieri li avete tutti, voi, perché tra i due che avete voi e i due nella linea generale li avete tutti, quindi movimenti. 6 di coppe, 7 di coppe, 3 di coppe. Wow, quante coppe devo dire. Allora, il 10 di bastoni è sempre quella chiusura a ciclo di cui si parlava un po' qui all'inizio, no? Per qualcuno si tratta di cambiare modo di porsi all'interno di una relazione, ehm, cambiare magari anche l'approccio, perché comunque quando c'è un cavaliere di spade si parla sempre di qualcuno che è un po' troppo arrogante, che è un po' troppo impetuoso, c'è un po' troppa determinazione e un po' troppo poco sentire. Quindi può essere l'energia di uno dei due, magari anche un po' intermittente, nel senso che a volte c'è, a volte non c'è, o può essere proprio l'energia della coppia, della relazione, per magari vari impegni, insomma. Però qui
c'è qualche cosa che non si muove, che non va avanti, direi, perché abbiamo questo cavaliere di pentacoli al contrario, che normalmente quando è al contrario così indica un'energia un po' lenta, veramente un po' ferma. E vi dico che avendo 6 di coppe fa riferimento a qualche cosa che ha un suo strascico nel tempo. Per molte persone potrebbe essere un tipo di atteggiamento che risale veramente ai tempi dell'infanzia. O potrebbe essere una nuova persona, ragazzi, perché qui abbiamo un 3 di coppe, che riappare, che riappare dopo un tempo. E qui abbiamo un 7 di coppe, quindi in un certo senso vi si aprono le possibilità, anche nella linea generale c'era questo 7 di coppe. Sì, sento che ci sono tante energie coinvolte, un po' la famiglia, un po' sono, diciamo, come vi posso dire, i potenziali partner che vi girano intorno, le persone comunque che a livello romantico si aggirano intorno a voi, anche se siete in una relazione, sento che qui ci potrebbe essere l'intrusione di una terza persona, e potrebbe essere una persona della vostra infanzia che non vedete da tanto tempo. Andiamo a vedere l'ultima carta per vedere come finiamo. Wow, un asso di denari, un asso di coppe e la sacerdotessa. Ragazzi, nuovi inizi concreti, nuovi inizi con amore, compassione, essere più in contatto con se stessi. Qua abbiamo due carte di sogno, il 6 di coppe e la sacerdotessa. C'è qualcosa che cambia, qualcosa che inizia, un nuovo impulso, una nuova intimità io sento con qualcuno. Potrebbe non essere la persona che vi aspettate. Cioè, sento che è come se fosse un po' una sorta di sorpresa. Cioè, è veramente una persona che avete quasi dimenticato. Va bene, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cosa riesco a dirvi di più. Qua mi sento di dirvi, date tempo al tempo, ok? Perché in questo momento c'è questa sorta di energia, c'è bisogno un po' di lavorare sulla fiducia, sia in se stessi che nell'universo. Ok, nessuna cosa, che è la carta del Papa, e il Ribelle, che è la carta dell'imperatore, imperatore, imperatrice. E sono due carte, tra l'altro, con una forte energia maschile, quindi è una questione di attività sia fisica che mentale. La carta del ribelle è la carta dell'imperatore e in questo mazzo nello specifico vi dice di rompere le catene alle quali siete abituati, e di creare le vostre regole fondamentalmente. Mentre la carta di nessuna cosa rappresenta la carta del Papa, rappresenta quello che potrebbe essere ufficializzato, quello che ha bisogno di essere ufficializzato, quello che è ufficiale. Vi faccio presente che nella linea, diciamo così, dei single avete la giustizia al contrario, mentre qui avete 3 di coppe. Per qualcuno si tratta di incontrare una persona sposata o che si sta separando. Va bene, un'ultima carta da parte delle Fatina per gli amici dell'Acquario, andiamo a vedere, 2. Divinazione. Abbraccia il potere della divinazione, che è particolarmente forte in questo momento. Hai l'abilità di vedere la tua situazione corrente, la tua situazione attuale, con una chiara e cristallina trasparenza. Wow! E poi abbiamo il bambino interiore. Eccolo qui. Ehm, Vi ricorda questa carta di prendervi il tempo di coccolare e ascoltare il vostro bambino interiore. Ehm, Dice proprio di... Avete anche un fante di bastoni. Dice proprio di
divertirvi, di giocare, di ritrovare un po' l'entusiasmo della vita, di fare quello che vi fa divertire, che vi fa star bene. È come se ci fosse un po' bisogno di ritrovare questa leggerezza per certi versi. Probabilmente anche perché qui avete 6 di coppe, fa riferimento a quello che è un'infanzia, una gioventù, qui avete 2 fanti, quindi c'è bisogno di leggerezza. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona. Io vi ringrazio per tutto l'appoggio che mi date con i like, le iscrizioni, le condivisioni, chiaramente i commenti, le donazioni. Vi mando un abbraccio forte e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!